Bene amici, oggi scopriamo il Salpa Soleil 20, un battello con una lunghezza fuori tutto di 6,40 m e una larghezza di 2,54 m con tubolari gonfi, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che vede una potenza minima installabile a partire da 40 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 140 cavalli. All'interno della plancetta di sinistra c'è la scaletta di risalita quindi a scomparsa con prima maniglia orizzontale e secondo TNT bene laterale che permette quindi un'agevole uscita dall'acqua. Guardate anche la larghezza delle plancette che consente quindi di poter accedere tranquillamente a bordo e c'è anche il pozzetto del motore che consente comunque di passeggiare da un lato all'altro e quindi vivere entrambe le zone in maniera indipendente. In basso non manca la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Saliamo quindi a bordo, vediamo subito la presenza delle mastre in vetroresina che permettono quindi di scavalcare la spalliera del divanetto che è lineare ed è gavonato al suo interno. Sollevando il portello possiamo accedere a batterie, impianti e pompa di sentina, oltre a tanto spazio per lo stivaggio. In più è possibile abbattere lo schienale sganciando le cerniere, in questo modo è possibile facilitare non solo l'accesso a bordo ma anche raddoppiare la sua estensione che può essere anche triplicata dal momento che la porzione inferiore del divanetto può scorrere in avanti sui supporti e con l'aggiunta di ulteriori due cuscini si può creare un unico grande prendisole di poppa ed è davvero molto ampio per la sua categoria dal momento che occupa l'intera larghezza interna e siamo sempre ben protetti all'interno delle mastre in vetroresina che hanno anche l'imbottitura per offrire maggior comfort. Non manca la galloccia per l'ormeggio e in questo allestimento vediamo la presenza del bimini con il tendalino, ma può essere anche sostituito con l'installazione di un roll bar fisso. Guardate la presenza del piano di calpestio libero da ingombri, consente quindi di muoverci agevolmente a bordo. Siamo sempre ben protetti all'interno perché la mastra in vetroresina arriva fin su al mio ginocchio, mentre i tubolari restano comunque alti perché arrivano esattamente all'altezza del ginocchio, tubolari in neoprene orca, quindi massimo della qualità. Il blocco seduta console è decentrato sulla destra, in questo modo c'è maggior spazio di movimento sulla sinistra e in più il blocco seduta ha alle spalle il tavolo snack che si può sollevare a ribalta con il relativo supporto e quindi creare una dinette di poppa. Inoltre è possibile sollevare la seduta per accedere al lavello interno oltre a un doppio piano d'appoggio. Qui troviamo anche il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante, mentre qui c'è il supporto perché possiamo scegliere una doppia inclinazione della seduta orizzontale in modalità standard oppure sollevarla leggermente e quindi sfruttarla in modalità appoggiarini. Quindi mi pongo al comando, vedo che ho il timone ben raggiungibile davanti a me, non ho nessun disturbo con le ginocchia, la manetta di potenza è spostata sul lato di dritta, la bussola è ben visibile centralmente, gli interruttori on-off sono su un unico livello sulla sinistra e il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le richieste dell'armatore. In basso non manca la presa 12 volts, mentre al di sotto c'è una retina portaoggetti con il relativo portello stagno per riporre piccoli oggetti e accedere ai contatti interni della console. Gavone stagno che fa il paio con quello installato al di sotto della seduta che permette quindi di accedere all'interno del blocco e aumentare ancora più lo spazio di stivaggio. Guardate l'ampiezza del parabrezza, io mi trovo in modalità seduta, arriva all'altezza delle mie spalle, quindi siamo sempre ben protetti durante la navigazione con vento frontale e abbiamo anche la doppia maniglia TNT bene ottenuta dal profilo in acciaio che segue il perimetro del parabrezza, quindi come vi dicevo in qualsiasi punto del battello siamo sempre ben protetti. Ci spostiamo verso prua, vediamo l'area anteriore totalmente rivestita di cuscini con corridoio che permette quindi di passeggiare intorno alla console e quindi poter accedere rapidamente anche al lato di dritta del battello in caso di manovre rapide, ma possiamo estendere ancora di più il prendisole con l'aggiunta di un doppio cuscino e quindi chiudere interamente l'area. Guardate qui, davvero ampissimo per un battello di 20 piedi. Non mancano le maniglie installate qui sul tubolare, mentre il prendisole è gavonato al suo interno. Sollevando il portello più ampio si ha accesso a un gavone davvero generosissimo dove riporre anche tutta la tappezzeria e le dotazioni di bordo, mentre verso prua ce n'è un secondo, anch'esso piuttosto profondo. Quindi passeggiamo sulla tappezzeria, guardate qui, comodissima, vi faccio notare anche la presenza del cuscino installato sul musone in vetroresina che va in continuità con i tubolari, in questo modo anche quando siamo stesi riusciamo a stare ben protetti all'interno del tubo, mentre all'interno del portello del musone
c'è il vano dedicato all'ancoraggio. Vi parlo di ancoraggio perché in questo layout non è presente il vericello, ma opzionalmente è possibile installarlo. Qui troviamo invece la galloccia per poter legare la cima, ma qualora volessimo installare il vericello ovviamente va posizionato sulla sinistra e qui c'è la relativa ispezione per la catena con anche accesso al motore del vericello stesso. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio stando comodamente in plancia di comando. E quindi cari amici, questo è il Salpa Soleil 20, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team!